Buongiorno a tutti, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter con le notizie in edicola oggi o comunque pubblicate questa mattina sui principali siti sportivi. Una riguarda Christian Chivu, l'altra il futuro dell'Inter. Andremo poi a vedere anche quelle che sono le condizioni in vista di Inter Cagliari, soprattutto quelle relative agli infortuni di Lautaro e Bissek. Iniziamo innanzitutto con la prima notizia. La Gazzetta dello Sport titola Chivu raddoppia e l'Inter di Christian ora stipendio top e contratto lungo. Si prevede infatti il rinnovo per il tecnico, un rinnovo che insomma non era in discussione già da un po' di tempo e che sarà formalizzato una volta che il 21esimo scudetto sarà matematicamente raggiunto. Non perché insomma dipenderà il futuro di Chivu da queste ultime settimane, certo ormai sembra cosa fatta il tricolore, quanto perché la squadra al momento rimane ancora concentrata sulla stagione in corso, la squadra così come l'allenatore. Lo stipendio passerà dai 2,5 milioni attuali a circa 4-5 milioni netti e la scadenza dovrebbe essere 2028 con la possibilità di inserire un'opzione per un ulteriore anno, quindi un contratto che potrebbe arrivare fino al 2029. Chivu così naturalmente si vedrebbe riconosciuto anche il lavoro che ha fatto quest'anno, sia con un contratto prolungato sia ovviamente con l'introito. Occhio però perché c'è una novità ed è quella che riporta sempre la Gazzetta dello Sport e leggiamo squadra a sua immagine e più peso sul mercato per aprire un altro ciclo. Ecco, questo è un punto secondo me fondamentale. Chivu potrebbe essere una sorta di manager, nel senso che non inteso come manager all'inglese, però un mercato in cui le sue idee avranno un peso, quindi Chivu non si troverebbe nuovamente nella situazione dello scorso anno, quando si è trovato a guidare una squadra che insomma non era stata costruita per lui e né tantomeno seguendo le sue indicazioni, perché Luis Enrique e Sucic erano già stati acquistati, Pio Esposito rientrava semplicemente dal prestito, Diouf non era assolutamente una richiesta di Christian Chivu, tanto è vero che ancora oggi l'allenatore gli ha dato delle chance, ma facciamo comunque fatica a trovare una posizione in campo a Diouf. Non è stata una richiesta né per il calciatore in particolare, né tantomeno per le caratteristiche. Ecco, Chivu aveva chiesto, come ben ricordiamo, dall'inizio un attaccante che potesse dare imprevedibilità, Lookman, poi un centrocampista fisico, alla fine è arrivato Diouf. Ecco, questa sarà una situazione che, almeno secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non si ripeterà perché sarà dato peso a Chivu nel mercato. E questo è il primo punto per mettere l'allenatore nelle condizioni di far bene. Se Chivu avrà intenzione di cambiare il sistema di gioco, come probabilmente l'aveva già la scorsa estate, è giusto che sia lui a dare i diktat su quali calciatori andare a prendere, che sia poi 3-4-2-1, che sia 4-3-2-1 o che sia ancora anche 3-5-2, però insomma rispettare il tipo di calciatore che vuole. Poi magari non si riuscirà a prendere l'obiettivo preciso, però si va a cercare un'alternativa con le stesse caratteristiche. Faccio un esempio, Manu Koné, insomma, non è un mistero che sarà uno dei nomi che l'Inter cercherà in estate. È chiaro che non è scontato prenderlo, è chiaro che dall'altra parte c'è una Roma che comunque apprezza, dove Manu Koné è un punto fisso, però nel caso in cui non si arriva al centrocampista francese della Roma, cercare un altro centrocampista che sia comunque un centrocampista di fisicità, un centrocampista che porti muscoli, che porti filtro al centrocampo nerazzurro, quindi chiaramente ecco, portare in rosa quelle caratteristiche che l'allenatore ha individuato come mancanti per il suo progetto tecnico. Questo è un punto fondamentale e mi auguro tanto che queste parole della Gazzetta dello Sport poi trovino riscontro nei piani di mercato dell'Inter. Tra l'altro Chivu, anche per chiudere poi, ecco la parentesi sull'allenatore, potrebbe essere il terzo allenatore della storia nerazzurra a vincere lo scudetto, prima da giocatore all'Inter e poi da allenatore. L'ultimo è stato Castellazzi, se non vado errato, nel 1930, insomma, non parliamo di epoca recente, parliamo di un altro calcio. E andiamo invece poi a quello che è
Un punto sul mercato lo fa il Corriere dello Sport, leggiamo infatti Mouaremovic il primo della lista, il bosniaco del Sassuolo in testa a tutti, la richiesta è di 25 milioni ma la Juve vanta il 50% sulla rivendita, altra pista Leoni. Naturalmente Mouaremovic, come dicevamo ieri, è ancora il difensore in cima alla lista dei desideri della società nerazzurra, si lavora per portarlo a Milano, come dicevamo ieri l'Inter vorrebbe chiudere già prima del mondiale. Il costo è intorno ai 25 milioni, naturalmente tra Marotta e Carnevali ci sono ottimi rapporti, quindi diciamo così l'Inter si è assicurata un po' una pista preferenziale. C'è l'unico contro che è il 50% che spetterà alla Juventus, quindi comunque si andrà in un certo senso a finanziare il mercato di una diretta concorrente acquistando Mouaremovic, però insomma questo probabilmente non frenerà l'idea di portare il bosniaco a Milano. Tra l'altro il prezzo potrebbe essere anche limato dall'inserimento di una contropartita tecnica e questo potrebbe favorire anche il Sassuolo, perché con un costo del cartellino di 25 milioni al Sassuolo entrerebbero soltanto 12 milioni e mezzo, come detto il 50% spetta alla Juventus, ecco magari si può abbassare un po' la parte cash, il Sassuolo si troverebbe a fare sì un introito ma dall'altra parte a trovarsi anche magari un calciatore valido. Ci sono poi delle alternative. Tra le alternative sembra perdere un po' quota il nome di Omar Solé, sia perché l'Udinese parte da una valutazione di 30 milioni e perché comunque avrà un processo per violenza sessuale. Ovviamente non si sa quale sarà la sentenza, insomma, se dovesse essere a maggior ragione condannato in questo processo, è chiaro che sarebbe completamente escluso, però al momento sembra che sia una pista raffreddata da quello che si legge nelle ultime ore. Torna però di moda il nome di Leoni che lo scorso anno fu soffiato all'Inter dal Liverpool, però ha avuto la rottura del crociato e quindi oggi praticamente un calciatore che non ha quasi mai giocato con Liverpool è un calciatore che deve cercare un rilancio. Ovviamente è anche quel tipo di operazione dove bisognerà trovare la formula giusta. Magari il Liverpool potrebbe aprire ad un prestito, ma quantomeno ci dovrà essere un diritto di riscatto e lì poi bisogna capire la cifra. Perché lo scorso anno il Liverpool lo ha pagato 40 milioni, insomma non penso che voglia fare degli sconti particolari per cedere il calciatore. D'altra parte potrebbe anche aver cambiato insomma le idee di mercato, su Leoni e quindi lasciarlo partire per, ripeto, con una formula magari vantaggiosa per l'Inter, con un diritto di riscatto non elevatissimo o magari con un obbligo a determinate condizioni. Al momento è soltanto un'idea, però insomma Leoni sappiamo è molto apprezzato da Christian Chivu che lo ha allenato al Parma. Prima di andare in chiusura andiamo anche a riepilogare invece le ultime in vista della sfida di venerdì contro il Cagliari, poi domani andremo anche come al solito ad analizzare nei dettagli il prepartita con qualche spunto tattico e naturalmente questo è un articolo del Corriere dello Sport, leggiamo Bissek si valuta oggi, Lautaro ancora out. Lautaro non sarà a disposizione né col Cagliari né per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si spera di riaverlo per la sfida contro il Torino di domenica 26 aprile, mentre per Bissek il rientro è più vicino. È difficile, ma potrebbe ottenere già la convocazione per Inter Cagliari, probabilmente andrebbe soltanto in panchina, e invece dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Como poi di martedì in Coppa Italia. L'altro assente, come leggiamo appunto, sarà Sušić, però per Sušić è semplicemente una squalifica perché era diffidato ed è stato ammonito, è stato uno dei tanti ammoniti nella trasferta di Como, quindi tornerà ovviamente a disposizione la giornata successiva di campionato oltre che in Coppa Italia. E come leggiamo nel frattempo è entrato in diffida Akanji, quindi l'eventuale ammonizione gli farebbe saltare poi Torino-Inter. Chiaramente però adesso entriamo anche in quella fase finale del campionato dove all'orizzonte non ci sono proprio grandi big match, insomma ci può essere qualche insidia ma non parliamo di big match e eventualmente anche l'ammonizione di Akanji e la successiva squalifica sarebbero comunque tra virgolette ammortizzate dal rientro di Bissek. È un Inter che
ormai ha fatto la grande parte, insomma, nel cammino verso lo scudetto. Mancano gli ultimi tasselli, quelli che poi porteranno alla matematica. Ovviamente non bisognerà abbassare la guardia, però insomma in questo momento, salvo dei clamorosi suicidi sportivi, però sembra che davvero sia soltanto questione di tempo. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, anche ecco, sul nome di Christian Chivu, se siete d'accordo con un rinnovo che potrebbe arrivare praticamente tra rinnovo più opzione fino al 2029. Se insomma ecco la vostra idea su queste ultime notizie, sui nomi per la difesa, sul nome di Leoni che può tornare in orbita Inter, come facciamo di solito, confrontiamoci nella sezione apposita, e come sempre invece io vi lascio con un gran bel Forza Inter.